Editing base con Raw Therapy. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo, visto che me l'avete chiesto in diversi, vedremo come si edita una foto a livello base, ma che va bene per veramente tantissime foto, quasi tutte le vostre foto, quindi il processo dalla A alla Z, su come si edita una foto in Raw Therapy. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma di grafica Raw Therapy, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, me l'avete chiesto in tanti, come vi dicevo, di farvi vedere come si edita a livello base una foto con Raw Therapy, quindi una foto RAW. Vi lascio il link qui in alto a destra con un mio video che vi fa vedere che è una guida fondamentalmente di base completa a Raw Therapy, se ve lo siete perso. Allora, come vi dicevo ragazzi, noi siamo qui in navigatore e andiamo io vedete ho importato qui, chiaramente vado sulle nozioni di base abbastanza veloce perché do già per scontato che voi abbiate qualche nozione di base di Raw Therapy. Se non l'avete vi ho linkato il video per andare a vedere la panoramica generale, la complete overview di Raw Therapy. Allora, importiamo questa foto dalla nostra cartella Raw File. E vedete che abbiamo questa foto qui, siamo nel tab navigatore, ok? Io faccio clic 2 volte sul tasto navigatore, sulla foto del tasto navigatore, e vedete che mi va direttamente in modifica e ho aperto esattamente questa parte qui nella mia Canva, l'immagine da modificare. Allora, qui ci sono tutti i moduli, vedete tutti disattivati, quindi dovremmo partire così. L'unico modulo che dovrebbe essere in teoria attivo è il bilanciamento del bianco in automatico. Infatti vedete che è attivo e dovrebbe essere in automatico sulla fotocamera, ok? Cioè prendiamo per buono il bilanciamento del bianco che fa la fotocamera stessa. Se ovviamente togliamo, vedete che lui ci fa questa in questo caso questa schermata verde. Potete anche ovviamente fare il metodo non automatico, ma fare quello manuale nel caso, ma ovviamente per ragioni di comodità lasciamo questo il bilanciamento attivo della fotocamera automatico. Bene. Allora, fatto questo ragazzi, come si fa un editing di base con Raw Therapy? Allora, questi sono i passaggi che io normalmente faccio, passaggi che sono diversi, sono 7-8 passaggi, forse una decina, però sono molto semplici e ci permettono, diciamo, nella maggior parte dei casi di, partendo da una foto così grezza, perché vedete che è molto grezza, vedete? Quindi poco dettagliata, poco esposta, poco definita e molto opaca, no? Quindi con poca saturazione, eccetera. Quindi veramente grezza ma molto carica di informazioni nascoste, cioè come è del resto è la caratteristica dei file RAW, no? Sono dei file molto grezzi ma che per me possono essere scolpiti, no? Proprio perché molto carichi di informazioni da cui trarre ovviamente il nostro editing. Quindi allora abbiamo questa nostra immagine molto carina perché ci permette veramente, secondo me, di tirare fuori molti colori e di fare un bel editing. Allora io normalmente agisco così ragazzi, parto dall'esposizione. Ovviamente l'esposizione è la quantità di illuminazione fondamentalmente dell'immagine, no? Quindi andiamo a variare quella che sono le illuminazioni nei bassi toni, nelle ombre e nelle luci, in maniera tale ad esempio da schiarire le zone d'ombra e tirare fuori i dettagli, oppure rendere più scure le zone sovraesposte, quindi le zone ovviamente chiare, per cercare anche lì di andare a prendere fuori più informazioni possibili, e lo andiamo a fare in maniera selettiva. Quindi esposizione, apriamo il modulo e vedete qui in questo nostro istogramma. In questo nostro istogramma voi vedete che ci sono delle parti qui di mancanza di informazioni, ok? Perché qui abbiamo dei picchi ovviamente di tonalità, ok? Quindi di colore, colorazione, eccetera. Qui abbiamo zero colorazione anche qua, quindi noi dovremmo andare ad allargare la compensazione dell'esposizione. Se io faccio così, vedete che sposto questa parte verso, la rendo più luminosa in maniera tale da andare a togliere quella parte di diciamo di immagine in cui c'è una mancanza di informazioni. Quindi porto il nostro picco dove inizia, vedete dove inizia a salire, porto qui tutto sulla destra e faccio la stessa cosa qui sulla sinistra, perché qui non ci saranno informazioni. Come lo faccio? Vado ad aumentare il livello del nero, ok? Quindi
vado a prendere e vado ad aumentare, vedete che si sposta verso sinistra e vado proprio dove inizia, ok, dove inizia il nostro picco, ok? Dove inizia a salire il nostro histogram. Fatto questo, quindi compensazione e esposizione a livello del nero, posso andare ad agire un po' sulla luminosità, sul contrasto e sulla saturazione. In questo caso qui dovete ovviamente avere la vostra foto davanti e andare ad agire a seconda di come è come avete scattato, di come si presenta la vostra foto. Normalmente in questo caso io vado ad aumentare sicuramente un po' il contrasto. Allora ragazzi, come sempre, modifiche molto lievi per non andare a storpiare troppo l'immagine, chiaramente a seconda di quello che voi volete fare, cioè del progetto, delle foto che volete, di come la volete rendere. Okay? Quindi però ecco, normalmente non cercate di fare modifiche troppo grandi, troppo elevate, perché andate a storpiare quella che è l'immagine, nonostante ci siano molte informazioni da tirare fuori. Quindi luminosità, contrasto e saturazione lo vado ad aumentare un po'. Ma la cosa molto importante sono le curve dei toni, queste due. Allora, queste due sono molto importanti perché io vado qui e metto personalizzata e vedete che qui abbiamo proprio una nostra curva della luminosità nella quale io vado, se avete seguito i miei tutorial, i miei tantissimi tutorial su GIMP, sapete bene che se io vado a fare una cosa del genere, significa che io vado ad aumentare il contrasto dell'immagine, ok? Quindi abbasso un po' i bassi toni e alzo un po' le alte luci, ok? Quindi creo una contrastata. Vedete quanti colori sono già venuti fuori, ok? Sono venuti già fuori veramente, veramente tantissimi colori rispetto alla foto iniziale. Ma io non mi fermo qui perché vado ancora più nel dettaglio con la curva tono 2. Anche qui metto personalizzata e vado in questo caso non a fare personalizzata ma a fare parametrica, perché la parametrica mi permette di andare appunto a selezionare i parametri separati, quindi ombre, toni scuri, toni chiari, alte luci in maniera più nel dettaglio. Quindi vedete che se io vado qui su ombre mi mette questo alone qui che è il mio campo di azione delle ombre. Quindi io posso andare, faccio uno zoom magari dove ci sono le ombre, faccio uno zoom e vado vedete, posso andare, adesso io aumento tanto per farvi vedere l'effetto, mi va a schiarire questa zona, vedete che qui la curva si alza, ok? Quindi io vado un po' a cercare di tirare fuori i dettagli, prendo l'immagine, toni scuri anche in questo caso, vedete, cerco di schiarire un po' per andare a tirare fuori i vari dettagli. I toni chiari sono ovviamente iniziamo a trattare le alte luci, magari andiamo a scurire un pelo. Vedete che se io faccio così, alzo le alte luci, vedete che il cielo mi va proprio a rendere proprio il cielo molto molto chiaro, ok? Le alte luci direi che le posso lasciare più o meno così. Quindi ho fatto una modifica più selettiva, ok? Sia delle ombre sia dei toni scuri, eccetera. Quindi una modifica più nel dettaglio a seconda della foto che voi avete. Il senso di questo è appunto di andare a cercare di rendere più dettagli visibili possibile, ok? Allora, bene, fatto l'esposizione, che è la prima modifica che noi abbiamo fatto, e vedete che se io qui torno sulla nostra esposizione, posso sempre fare un prima e un dopo, e lo faccio anzi così perché mi servirà. Vado qui su foto caricata e faccio un'istantanea. Boom, vedete? Questo perché io qui posso sempre con un clic andare alla mia posizione iniziale. Ok, queste sono tutte le cronologie delle modifiche che io ho fatto. Quindi torno qui alla curva tono 2, che è l'ultima modifica che ho fatto, chiudo l'esposizione e continuo il mio editing. Il mio editing continua normalmente con le ombre e le alte luci, quindi attivo il modulo e vado anche in questo caso a modificare quella che è vedete quello che è la mia fondamentalmente il mio contrasto, ok? Quindi ombre e alte luci, vado anche in questo caso a cercare di renderla il più possibile contrastata, sempre nei limiti della credibilità, per cercare di tirare fuori più dettagli e aumentare la resa visiva dell'immagine stessa, ok? Qui abbiamo l'ampiezza tonale delle ombre, chiaramente cercate magari di fare sempre uno zoom per vedere quello che state facendo nel dettaglio. E qui vedete abbiamo il raggio, vedete come si schiariscono, vedete le zone d'ombra.
Ok, direi che così ci siamo, chiudiamo e lasciamo attivo il, vedete, il modulo delle ombre altre luci. Possiamo vedere sempre un prima e un dopo, vedete? Questo è il prima e questo è il dopo. Vedete come abbiamo scurito questa parte, ok? Vedete? Boom. Quindi abbiamo reso abbiamo aumentato il contrasto di quella parte. Un'altra cosa che io normalmente faccio sempre è quella del filtro graduato. Il filtro graduato è come un filtro ottico, diciamo, che vi permette di scurire o schiarire gradualmente una parte della foto, ok? Quindi controllando anche la transizione tra, diciamo, l'area modificata e quella non modificata, quindi è come se fosse applicata una sorta di gradiente di luminosità, quindi è molto bello. Il filtro graduato che io attivo, vedete, clicco qui e vado a selezionare la zona in cui io voglio applicare il filtro graduato, vedete? Se io aumento la forza, voi aumentate per vedere quello che andate a fare, vedete? Allora il filtro va da qui a qua, vedete? Queste sono le scie, che è queste, vedete? Questa scia qua, che vi indica il limite di applicazione del filtro, e questo è il centro del filtro, che può essere poi anche può essere spostato, ma può essere anche ruotato, ok? Quindi può essere anche un filtro gradiente che va da qua a qua, ad esempio. Andiamo a diminuire la scia, quindi i limiti, ok, l'ampiezza del gradiente. Andiamo a diminuire la forza, qui mettiamo di nuovo tutto ai parametri di default. Andiamo ad applicare magari questo filtro qui, andiamo ad aumentare la forza, andiamo a vedere cosa ci fa, vedete? Vedete come ci va a proprio cambiare gradualmente la luminosità. Qui ovviamente a seconda della foto che avete potete fare delle prove. Direi che così può andare. Potete fare anche ad esempio degli effetti di questo tipo, ad esempio, vi faccio vedere giusto un effetto che voi normalmente potete creare. Guardate, potete creare degli effetti proprio di luminosità intensa in alcune parti dell'immagine, ok? Quindi è un filtro secondo me molto molto potente che potete veramente utilizzare sempre. Allora io direi che in questo caso direi che possiamo fare, ok, così direi che possiamo agire su questa parte qui, ok, dove il cielo praticamente rende luminosa questa parte, e possiamo rendere, ecco, così magari. Ecco così. Ok, andiamo a vedere il prima e il dopo. Vedete che abbiamo reso più luminosa questa parte dove il cielo agisce, ok, ha il suo effetto, in modo da rendere un po' più vivida l'immagine. Ok, usato il filtro graduato, direi che possiamo tranquillamente passare al nostro tab successiva del dettaglio e andare sulla nitidezza. Attivo il modulo della nitidezza. La nitidezza ovviamente mi va ad agire sul livello di dettaglio, quindi attivo il modulo e i parametri normalmente che vado a modificare sono il raggio e la quantità. Per andare a vedere questa nitidezza devo andare molto nel dettaglio, quindi andrò ad esempio a prendere questa roccia qua, vedete, vado a vedere il dettaglio. Quindi faccio uno zoom, vado a prendere il dettaglio di questa roccia ad esempio, e quindi vedete io adesso aumento molto il raggio, boh, vedete cosa fa? Proprio mi va ad aumentare i dettagli fini, vedete? Proprio la differenza, no? Adesso ritorno al livello di default e vado ad aumentare un po' la nitidezza e anche la quantità. Guardate, se io aumento molto la quantità, vedete che effetto mi fa? Torno al default e vado ad aumentare un po' la quantità del dettaglio fine, ok, che è molto importante. Andiamo a vedere anche qui, vedete ad esempio su questa felce, questa pianta, vedete come proprio mi aumenta la nitidezza, ok? Così direi che può andare in questo caso molto molto bene. Vedete come già sta venendo fuori, no? Come si sta creando proprio l'immagine. Chiudo la nitidezza. Sono ovviamente regolazioni, ragazzi, come dicevo, di base molto veloci. Adesso ve le sto spiegando nel dettaglio, ma veramente quando avete preso la mano ci mettete 5-10 minuti e cambiate completamente la vostra immagine. Fatto la nitidezza, io direi di andare a regolare quella che è il noise reduction. Il noise reduction, attivo il modulo.
Per la noise reduction sapete che esiste un rumore di luminanza e di crominanza, vedete luminanza e crominanza. Per quanto riguarda la luminanza, vedete, voi fatela sempre noise reduction perché c'è sempre un po' di rumore nei file RAW, ok? Perché sono grezzi. Quindi in questo caso non è particolarmente rumorosa l'immagine, però quindi non ha particolare rumore, però vedete ad esempio queste parti, voi potete andare a togliere, vedete, un po' di noise reduction, vedete come è come se facesse una leggera sfumatura, ok, nei pixel, in maniera da togliervi questo noise reduction, questo rumore, ok, direi che così può essere. Magari aumentiamo un po' il dettaglio della luminosità, della luminanza. E direi, vedete, nell'Automatic Global, nel Chrominance, voi avete il metodo automatico, potete lasciare così o potete andare sul manuale. Sul manuale andate voi ovviamente a modificare quello che è il rumore di crominanza, quindi della colorazione, andare addirittura ad agire sul rosso verde e il blu giallo. Andiamo ad esempio qua. Ok, no, volevo vedere questa parte, ma niente, direi che così va bene. Magari possiamo lasciare nel nostro caso l'Automatic Global, che va benissimo. Ok, fatto quindi diminuita quello che è un po' la luminosità, soprattutto della luminosità in questo caso, la noise reduction, chiudiamo il modulo e andiamo sul laser removal. Laser removal è un filtro che ci permette di togliere, diciamo, come una specie di patina che c'è sopra, ok? Vi permette praticamente di rimuovere questa come foschia dell'immagine, no? Come se ci fosse un velo di foschia che voi andate a togliere per rendere l'immagine più patinata, ok? Più nitida, più patinata. Vedete già solo così che differenza che c'è, e voi potete andare qui e andare ad aumentare la forza del vostro removal, del vostro haze removal, e andare sia nell'agire sulla profondità, sulla depth, sia sulla saturation, quindi che agisca più o meno sulla saturazione. Ok, vedete la saturazione come vi va proprio a rendere più patinata l'immagine. Direi che così va bene. Guardate il prima e il dopo, veramente una differenza incredibile. Vedete che siamo andati a dare saturazione a questa parte qui, ok? Bene, fatto questo, quindi haze removal, direi che possiamo andare in questo caso sull'altro tab, che è quello ovviamente del colore, ok? Tab del colore. Dopo che abbiamo visto il bilanciamento del bianco automatico, andiamo ad attivare la vividezza, quindi attivo il modulo, e la vividezza anche in questo caso vi va ad aumentare o diminuire in questo caso i toni pastello, no? Quindi se lo rendete più con toni pastello, vedete, vi va a togliere saturazione, vi rende i colori più tenui. Se andate su invece con i toni pastello, vedete, se aumentate date questa proprio colorazione più vivida. Quindi io direi di aumentare un pelo, solo un pelo, perché qui andate veramente, è un attimo che andate a storpiare l'immagine. Quindi da 0 andiamo a proprio un 5, non di più. Chiudiamo la vividezza. Quindi sono regolazioni, come vedete, molto basilari. Ne approfitto, ragazzi, per dirvi che se vi piace il lavoro che sto facendo e volete sostenere il canale, cliccando su Super Grazie e con una donazione di 10 euro potete portarvi a casa le 50 LUTs create una ad una da me per modificare con un solo clic tutte le vostre foto con vari effetti, oppure se siete dei principianti vi portate a casa la guida ai miei video. Sapete che ci sono più di 180 video all'interno del canale dedicati a GIMP. In questa maniera potete imparare dalle basi in maniera progressiva e coerente questo meraviglioso programma. Quindi se vi piace il lavoro che sto facendo e volete sostenere il canale, questa è un'ottima maniera. Un modulo che a me piace particolarmente è quello dell'equalizzatore HSV, che io utilizzo sempre. Vedete che avete ovviamente HSV Hue Saturation Value, ok? Quindi avete la tonalità, la saturazione e il valore. Cosa vi permette di fare? Uno strumento ovviamente molto potente, a me piace molto perché andate a modificare i colori in modo selettivo, ok? Quindi funziona nello spazio colori, ovviamente HSV, e appunto rappresenta, diciamo, questo spazio colore attraverso la tonalità, la saturazione e il valore, che sono HSV.
fondamentalmente modificare questa che è la tonalità, quindi l'UE, serve per modificare, diciamo, un colore la tonalità del colore specifico, ad esempio rendere, non so, un cielo più blu, erba più verde, che è quello che faremo noi. Aumentare o diminuire la saturazione, che è S, può renderlo chiaramente più con diciamo, una tonalità più vivida, ok? Più vivida, più tenue, più pastello. E regolare invece il suo valore, che è diciamo, il V, vi permette chiaramente di andare a rendere ad esempio un colore, a regolare, diciamo, il valore di un colore, quindi magari schiarirlo, scurirlo, eccetera. Ok, quindi quello che noi andremo a fare sicuramente è qui su punti di controllo minimo e massimo andare a modificare ognuno di questi 3 valori fondamentali, perché veramente ci permette in maniera selettiva di andare a modificare la nostra immagine nel dettaglio. Voglio andare ad aumentare, ad esempio, vedete, prendo la colorazione, che è questa ad esempio, vedete, questi sono questi punti che noi andiamo ad aumentare proprio come su un equalizzatore. Guardate che cambio di colore, vedete, proprio di tonalità delle nostre piantine, ok, del nostro verde. Andiamo su anche con questo, ok, quindi andiamo a dargli un po' più di renderlo un po' più vivido, ok. Quindi andiamo a renderlo proprio un po' più carico, ok? Andiamo anche sulla nostra saturazione, quindi andiamo a renderlo in questo caso più vivido, quindi rendiamo più vividi i verdi, sempre in questo caso, okay? Perché è il colore predominante di questa immagine. Andiamo anche sul valore, sempre punto di controllo minimo massimo, perché siamo noi che controlliamo in questo caso l'immagine, e andiamo a dargli un po' più di carico. Andiamo anche più sul blu per il tetto. Guardate come viene fuori proprio il colore delle piante, guardate qua, ok? Bene, guardate prima e il dopo, guardate, boom, quanto verde abbiamo dato. Guardate questa parte qui, ad esempio, guardate, prima, guardate il prima e il dopo. Boom, cambiato completamente, come se fossero ringiovanite le piante, ok? Bene, fatto questo, quindi fatto il nostro equalizzatore HSV, andiamo su Soft Light. Soft Light, ragazzi, è questa parte qui. Questa parte qui, questo filtro a me piace molto perché è molto semplice ma molto d'effetto, perché è praticamente uno strumento che simula, diciamo, l'effetto di mescolare un'immagine con una copia di se stessa, no? Attraverso una, diciamo, una modalità di fusione Soft Light. Se avete presente in GIMP le modalità di fusione livello, ecco, questo filtro vi fa praticamente, vi crea un livello della stessa immagine soprastante e lo va a mescolare, a fondere con quello sottostante attraverso un soft light, e questo vi permette ovviamente di aggiungere contrasto e saturazione, no? In maniera anche molto morbida, quindi lo potete andare a regolare. Quindi se io lo attivo, boom, vedete già così, boom, che differenza, no? Vedete come vi aumenta il contrasto e la luminosità, chiaramente forse anche troppo, quindi noi andiamo magari a diminuirlo un po', così è forza 0, vedete? Infatti non c'è differenza. Boom, andiamo a dargli magari un 10, ok? Molto molto bene. Il gestore colore è già predefinito dalla fotocamera, quindi lo lasciamo così. E andiamo a fare fondamentalmente quella che io definisco l'ultima mia modifica fondamentalmente per quanto riguarda l'editing di base di Rope Therapy, che è il wavelet level. Il wavelet level, se voi andate a vedere nel dettaglio, praticamente vi permette di agire attraverso i livelli, il concetto di livelli di dettaglio, ok? Quindi praticamente vi va a seconda del vedete, del sottomodulo, quindi contrasto, chroma, denoise, edge sharpness, eccetera, vi va a far agire questi filtri, questi effetti secondo vari livelli di dettagli, ok? Quello che a me piace di solito utilizzare, quindi attivo il wavelet level, è il l'edge sharpness. L'edge sharpness è fondamentalmente un affinamento dei bordi, ok? Quindi consente, diciamo, di aumentare la nitidezza dei bordi dell'immagine, quindi accentuando i dettagli e la definizione fondamentalmente. Quindi edge sharpness io lo vado ad attivare, boom,
e vedete che qui posso andare, e anche qui in questo caso vado qui sulle mie piantine, vado a vedere quello che è l'effetto. Quindi per esempio la forza, adesso io aumento per farvi vedere la forza, guardate come vi va a definire proprio, così chiaramente è troppo, magari vado su un 10, come vi va a definire proprio le parti nel dettaglio, ok? Proprio la definizione nel dettaglio dell'immagine, quindi veramente vi va a fare un lavoro di fino, vi va a scavare dentro nell'immagine e tirare fuori i dettagli. Quindi è un filtro che a me piace veramente tanto, che potete fare delle prove a seconda dell'immagine che voi avete. Direi che così ci siamo e ragazzi vado a chiudere quello che è il wavelet setting e quello che è anche il nostro wavelet level, e direi ragazzi che noi abbiamo fatto, adesso porto l'immagine qua così, e ragazzi noi siamo, e faccio una bella istantanea, anzi boom, faccio una bella istantanea perché noi ragazzi abbiamo fondamentalmente applicato questi filtri che sono stati, andiamo a ricapitolare, quindi in maniera proprio step by step. Abbiamo per quanto riguarda l'esposizione abbiamo variato quelli che sono i livelli automatici, le curve ovviamente di tono, di tonalità, quindi la curva manuale e la curva parametrica, ok, della nostra esposizione. Quindi la prima modifica che abbiamo fatto, le ombre e le alte luci, quindi abbiamo modificato i nostri parametri, il filtro graduato che vi permette di attuare, diciamo, questa sorta di gradiente di luminosità su tutta l'immagine in maniera selettiva. Abbiamo applicato la nostra nitidezza, ok? Quindi attraverso quantità e raggio nel dettaglio, la noise reduction con luminanza e crominanza, quindi modifica e riduzione della rumorosità nella luminanza e nella crominanza, laser removal che vi permette di togliere questo velo sopra diciamo di patina che ve lo rende ovviamente più patinato, quindi più vivido, bilanciamento del bianco che abbiamo lasciato quello normale e automatico della fotocamera, quindi era già impostato, la vividezza, siamo andati ad aumentare o diminuire i toni pastello dell'immagine stessa, l'equalizzatore HSV che vi permette in maniera selettiva di andare a modificare i colori, quindi rendere più vividi, più saturi attraverso la loro saturazione e il valore, quindi attraverso proprio il grafico, il soft light che vi permette attraverso questo filtro di sovrapposizione, di modalità di livello, attraverso il soft light vi permette di rendere più vivida in maniera graduale l'immagine. La gestione colore abbiamo lasciato quello normale predefinito dalla fotocamera, quindi non l'abbiamo modificato, e siamo andati ad aumentare la definizione attraverso il concetto dei wavelet level, quindi dei livelli di dettaglio, la nostra edge sharpness. Quindi fatto tutto questo, voi siete partiti da questa immagine qua, guardate com'è grezza, com'è scura, com'è poco definita, poco raffinata, boom, attraverso questi semplici passaggi siete arrivati a questo tipo di immagine qua. Quindi veramente un cambio abissale, avete tirato fuori o la maggior parte, tutti i possibili dettagli dell'immagine da questo file raw grezzo. L'avete resa veramente una bella foto patinata, piena di colori, piena di dettagli. Guardate solamente la roccia, ad esempio, boom, boom, e guardate l'acqua, guardate i livelli di verde dell'acqua, che qui era un'acqua melmosa senza dettagli. Boom, guardate i dettagli anche solamente delle onde. Quindi ragazzi, veramente una trasformazione completa che voi poi potete, se volete applicare degli effetti invece artistici di qualsiasi tipo, potete poi aprirla normalmente come ben sapete, quindi salvarla, metterla in coda di sviluppo. Quindi voi potete tornare qui in navigatore, quindi andarla a mettere in aggiungi alla coda di sviluppo, e sarà qua, e potete andare ad esportare in JPEG ad esempio con qualità 100%, e poi andare ad esempio ad aprirla con programmi tipo GIMP per andare ad applicare qualsiasi effetto artistico voi vogliate. Bene ragazzi, per questo editing di base di Raw Therapy che potete applicare a qualsiasi vostra foto, proprio una guida step by step dell'editing in maniera molto semplice di questo meraviglioso programma, è tutto. Venitemi a trovare sul mio profilo Instagram vero__academy, datemi delle idee per nuovi video come state facendo e vi ringrazio, e noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.